Siamo al fronte, in prima linea. A un certo momento, non mi ricordo più perché non si poteva capire, la più brutta roba che noi avevamo era quella che non sapevi se era lunedì, se era martedì, se era domenica, se era ora, quale ora, non sapevi niente. Eri là come un corro. Di Rommel. Rommel, io l'ho visto tante volte, ma non sapevo chi era. Era su una camionetta, capisci? Col suo banco e dava ordini là, ma mi hanno detto gli altri, quello è Rommel. E l'ho visto un paio di volte e dopo non ho più visto. Sì, era sempre in linea. Generali, scusi, ma io con lei non c'ho niente, ma io non ce n'ho mai visto là. Generali non ne ho mai visto al fronte, in corso, mai. E dopo le vio la battaglia era a me, che quella è stata una roba un po' stranissima, perché hanno incominciato con delle batterie, vedevi tutto un fuoco, tutto un fuoco. E noi siamo stati lì fermi. La batteria tedesca l'ha agaffato una montagna di bozzoli, sì, che la sparava contro. A un certo momento anche questa batteria è rimasta senza munizioni e così. Allora i nega mandano fuori a noi coi carri armati. Allora siamo andati su una duna, da una duna. Io, pilota e carro armato, col periscopio vedevo cosa succedeva, perché appena fuori dalla duna ho visto tutto il deserto proprio piano e ho visto i carri armati Sherman inglesi messi come un S, capito? E io guardavo e dopo ho visto sulla mia sinistra, sarà stato 200 metri, 100, non so, un carro armato, un Sherman in prima linea, che era fermo, era andato dentro su una mina, era fermo, però io col telescopio vedevo che girava il cannone. E il mio comandante, che era da Roma, un tenente da Roma, mi diceva destra, sinistra, destra, sinistra, ma vi immaginate voi un carro armato, se è sabbia puoi andare a destra, a sinistra o che sia pulito, ma se c'è sassi o che destra, sinistra, riempi i cingoli con i sassi e si spaccano i cingoli. E allora io le dicevo, guardi che rompiamo i cingoli, non si può andare a destra, a sinistra. Fai silenzio. Guarda, destra, sinistra, andata che
è arrivata una sventola, una cosa così. Non so che calibro aveva. Io, siccome pilota, sono sotto, no? E c'è il capocarro, c'è quello che le dà le munizioni, il servente e il mitragliere. Ha rotto sopra, in fianco al portellone che si entra, in fianco. Ha fatto un buco così. È andata dentro, non so se ha preso i manicotti del motore o che è venuto fuori un fumo da matti, capisci? E mi sono arrampicato, ho fatto ora venire fuori. Appena fuori dal carro armato, la metraglia di quel carro che era là fermo, l'ha scominciata e tutta una mitragliata contro di me. Allora io ho fatto in tempo, guarda il carro armato così, ho fatto il giro, sono andato dall'altra parte, mi sono fermato lì, stato fermo lì finché ha finito il mitragliare. Quando ha finito il mitragliare ho visto che tutti i carri erano partiti, i nostri, tutti andati a fuoco. E la gente che era lì si aveva adunato un poco. A un certo momento io vado a camminare e mi fa uno, lei di che battaglione è? Io sono così. Per là mi ha dato un calcio nel sedere, ma non so se era italiano, se era inglese, non lo so. Mi ha dato un calcio nel sedere e mi ha detto, per là trovi il tuo. E a quegli altri altrettanto. E siamo andati, siamo tornati indietro, su e giù per le dune, e sempre a piedi, capisci? E niente, bisogna andare a piedi perché i tedeschi gli aveva qualche camioncino, ma non voleva che si montassi sola. E allora sempre a piedi, fin giù a Misurata.